Ti sei mai sentito come se stessi annegando? Come se il peso della vita ti stesse schiacciando e non riuscissi a riprendere fiato? Ora voglio che tu sappia una cosa. Quella sensazione non è la fine della tua storia, è solo l'inizio. La vita non si preoccupa dei tuoi piani, non si preoccupa dei tuoi sentimenti. La vita ti spezzerà se glielo permetterai. Ma ecco la verità che ha cambiato tutto per me. Il dolore non è il tuo nemico, è il tuo più grande maestro. L'antico filosofo stoico Epitteto, che iniziò la sua vita come schiavo, disse una volta: «Non è ciò che ti accade, ma come rispondi a ciò che ti accade che conta». Questo non è solo un discorso motivazionale. Si tratta di forgiare una mente indistruttibile nel fuoco delle avversità. Si tratta di trasformarti in qualcuno che non si limita a sopravvivere alle tempeste della vita, ma che ne sfrutta il potere. Sei pronto a costruire una forza mentale che nulla può infrangere? Capitolo 1. Il campo di battaglia interiore. La tua mente non è solo una parte di te, è il fondamento di tutto ciò che fai. Ogni azione, ogni decisione, ogni emozione inizia da lì. Ma ecco cosa la maggior parte delle persone non realizza. La tua mente è un campo di battaglia. Ogni giorno stai combattendo una guerra contro la negatività, contro il dubbio di te stesso, contro la voce che sussurra «non sei abbastanza bravo». Questa battaglia determina se sei tu a controllare la tua vita o se è la vita a controllare te. Ho visto persone con ogni vantaggio fallire perché hanno perso questa battaglia interiore. E ho visto persone superare ostacoli impossibili perché l'hanno vinta. Quando ero al mio punto peggiore, senza soldi, abbandonato da quelli di cui mi fidavo, dormendo nella mia auto, ho scoperto che la mia mentalità era l'unica cosa che nessuno poteva portarmi via. Potevo scegliere di vedermi come una vittima o come un guerriero che veniva forgiato. Ho scelto il guerriero. L'imperatore romano Marco Aurelio scrisse nel suo diario: «Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. I tuoi pensieri sono come semi. Ciò che pianti crescerà. Pianta il dubbio e raccoglierai fallimento. Pianta la resilienza e raccoglierai trionfo. Ogni volta che dici «non posso», stai rafforzando la debolezza. Ogni volta che dici «lo farò», stai costruendo forza. La forza mentale non è qualcosa con cui si nasce, è qualcosa che si sviluppa attraverso un allenamento disciplinato. Come un muscolo che diventa più forte con la resistenza, la tua mente diventa più resistente con ogni sfida che superi. Oggi voglio che tu diventi consapevole dei tuoi pensieri. Nota quando la negatività si insinua. Non giudicarti, osserva soltanto. Poi sostituisci consapevolmente queste convinzioni limitanti con altre più positive. Questa semplice pratica, ripetuta quotidianamente, inizierà a trasformare la tua mente da un campo di battaglia di dubbi in una fortezza di determinazione. Capitolo 2. Abbracciare le tempeste della vita. L'avversità non arriva per distruggerti, arriva per rivelare chi sei veramente. Ricordi quella promozione che non hai ottenuto, quella relazione che è finita, quell'attività che è fallita. Non erano punizioni, erano preparazioni. Ogni difficoltà che hai affrontato ti ha plasmato, raffinato, preparato per qualcosa di più grande. La maggior parte delle persone prega per una vita facile, ma una vita facile crea persone deboli. Le querce più forti crescono nei venti più forti. Gli atleti più resilienti si allenano nelle condizioni più difficili. Gli imprenditori di maggior successo falliscono più volte prima di avere successo. Seneca, che passò dalla ricchezza all'esilio e ritorno, scrisse: «Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro rafforza il corpo». Ricordo quando ho perso tutto nel crollo economico. La mia attività è crollata, i miei risparmi sono svaniti e i miei cosiddetti amici sono scomparsi. In quel momento avevo due scelte: crollare o trasformarmi. Il dolore era insopportabile, ma quel dolore è diventato il mio carburante. L'avversità non è il tuo nemico, è il tuo più grande alleato. Non viene per spezzarti, viene per rivelare di cosa sei fatto.
Il fuoco che scioglie il burro è lo stesso fuoco che indurisce l'acciaio. La differenza non è nel fuoco, è in ciò che viene messo alla prova. Quando oggi affronti una sfida, non chiedere perché sta succedendo a me, chiedi invece cosa mi sta insegnando, come può rendermi più forte. Questo cambio di prospettiva trasforma l'avversità da un peso a un ponte che porta al tuo massimo potenziale. Abbraccia la tempesta, stai sotto la pioggia, senti il vento e sappi che quando passerà, e passerà, sarai più forte di quanto tu abbia mai creduto possibile. Capitolo 3. Padroneggiare le tue reazioni. Una nave non può controllare l'oceano, ma può controllare le sue vele. Non puoi controllare ciò che ti accade, ma puoi controllare come rispondi. E questo fa tutta la differenza. Pensaci, quante volte ti sei pentito di parole dette con rabbia? Quante opportunità hai perso a causa di decisioni impulsive? La tua reazione alle avversità determina la qualità della tua vita. Il filosofo stoico Epitteto insegnava: fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ho imparato questa lezione nel modo più duro. Quando il mio socio in affari mi ha tradito, portandosi via clienti e informazioni riservate, il mio primo istinto è stato la vendetta. Volevo distruggerlo pubblicamente, legalmente, completamente. Ho trascorso settimane consumato da questa rabbia, incapace di dormire, di mangiare, di pensare lucidamente. Poi una notte, esausto, ho realizzato qualcosa. Lui aveva già preso i miei soldi, ma ora gli stavo dando la mia pace, la mia concentrazione, il mio futuro. Reagendo con rabbia, stavo continuando a permettergli di controllare la mia vita. È stato allora che ho deciso di riprendere il mio potere, non combattendolo, ma concentrandomi sulla ricostruzione, più forte, più saggio, più determinato di prima. La migliore vendetta non era distruggerlo, era creare qualcosa che non avrebbe mai potuto portarmi via. Le persone più forti che ho incontrato non sono quelle che urlano più forte o combattono con più ferocia. Sono quelle che rimangono calme nel caos. Capiscono che perdere il controllo delle proprie emozioni è il modo più rapido per perdere il controllo della propria vita. Quando qualcuno ti manca di rispetto, quando una situazione ti frustra, fai un respiro. Chiediti: la mia reazione mi aiuterà o mi farà male? Mi avvicinerà ai miei obiettivi o li allontanerà? A volte la risposta più potente è il silenzio, non perché sei debole, ma perché sei abbastanza forte da scegliere le tue battaglie. La tua pace, la tua energia, la tua concentrazione sono troppo preziose per cederle a persone che non meritano questo potere. Controlla le tue reazioni e controllerai il tuo destino. Capitolo 4. Il potere incrollabile della disciplina. La motivazione è una scintilla. La disciplina è la fiamma che continua a bruciare anche nella notte più buia. La maggior parte delle persone aspetta che la motivazione colpisca come un fulmine, ma il fulmine è imprevedibile, fugace. Non puoi costruire una vita su fulmini. Costruisci una vita sulla fiamma costante della disciplina. Fare ciò che deve essere fatto, indipendentemente da come ti senti. Lo stoico romano Musonio Rufo dichiarò: dobbiamo sottoporci all'allenamento sia del corpo che della mente. Il tipo di allenamento che crea individui che sono controllati di fronte ai piaceri e fermi di fronte alle difficoltà. Ho intervistato atleti olimpici, CEO e operatori delle forze speciali. Ognuno di loro attribuisce il proprio successo non al talento o alla fortuna, ma alla disciplina. Presentarsi giorno dopo giorno, soprattutto quando non ne avevano voglia. A 43 anni ho deciso di correre un'ultramaratona, 160 chilometri, attraverso un terreno brutale. Non ero un corridore, non ero un atleta, ma per 14 mesi mi sono svegliato alle 4:30 del mattino e mi sono allenato. Giorni di pioggia, giorni freddi, giorni in cui il mio corpo implorava riposo. Mi sono allenato. Non è stata la motivazione a farmi superare quella gara. È stata la disciplina che avevo costruito attraverso migliaia di scelte, di fare ciò che era necessario invece di ciò che era facile. La disciplina non è una punizione, è libertà, è il ponte tra chi sei e chi vuoi diventare.
È dimostrare a te stesso che sei tu a controllare la tua vita, non le tue emozioni o le circostanze. Inizia in piccolo. Svegliati 30 minuti prima domani. Finisci quel compito che hai rimandato. Di no a quella distrazione che ti fa sempre deragliare. Ogni volta che scegli la disciplina rispetto al comfort, stai rafforzando il muscolo più importante che hai, la tua volontà. Ricorda, il successo non riguarda ciò che fai occasionalmente, riguarda ciò che fai costantemente. E la costanza viene dalla disciplina, non dalla motivazione. Capitolo 5. Trasformare la sofferenza in forza. Ogni cicatrice racconta una storia non solo di ferita, ma di guarigione. Ogni dolore porta non solo il potenziale di spezzarti, ma il potere di trasformarti. Le persone più ispiratrici che ho incontrato non sono diventate straordinarie nonostante la loro sofferenza. Sono diventate straordinarie grazie ad essa. Hanno usato il dolore non come una scusa per arrendersi, ma come carburante per andare avanti. Il filosofo stoico Seneca insegnava: il fuoco è la prova dell'oro, l'avversità degli uomini forti. Pensa all'albero più forte che tu abbia mai visto. Quelle querce antiche con radici che vanno in profondità e rami che si allungano verso l'alto. Sai perché sono così forti? Perché hanno resistito a innumerevoli tempeste. Ogni tempesta li ha costretti a sviluppare radici più profonde, corteccia più resistente, a diventare più resilienti. Tu non sei diverso. Ricordo di aver intervistato una donna che ha perso entrambe le gambe in un incidente. La maggior parte si aspetterebbe che la sua vita fosse definita dalla limitazione. Invece ha scalato montagne, corso maratone con protesi e avviato una fondazione per aiutare altri amputati. Quando le ho chiesto quale fosse il suo segreto, ha detto: «Ho deciso che il mio dolore avrebbe avuto uno scopo. I tuoi momenti più bui, le tue ferite più profonde, i tuoi fallimenti più paralizzanti. Questi non sono la fine della tua storia. Sono l'inizio di un nuovo capitolo in cui emergi più forte, più saggio, più compassionevole, più determinato. Il dolore che provi oggi sta sviluppando la forza di cui avrai bisogno domani. Il rifiuto ti sta insegnando la resilienza. Il fallimento ti sta mostrando cosa non funziona così che tu possa trovare ciò che funziona. Non sprecare il tuo dolore, non lasciare che ti spezzi. Lascia che ti formi. Lascia che ti plasmi in qualcosa di indistruttibile. Lascia che alimenti la tua trasformazione in qualcuno che non si limita a sopravvivere, ma prospera. Ricorda, non è ciò che ti accade che ti definisce, è come lo utilizzi. Capitolo 6. Curare il tuo ambiente mentale. La mente non esiste in isolamento, è influenzata da tutto e da tutti intorno ad essa. I tuoi pensieri, convinzioni e azioni sono plasmati dal tuo ambiente, le persone con cui trascorri il tempo, i contenuti che consumi, le conversazioni in cui ti impegni. Se vuoi costruire una mente indistruttibile, devi curare spietatamente il tuo ambiente mentale. Epitteto avvertiva: la chiave è frequentare solo persone che ti elevano, la cui presenza evoca il meglio di te. Ho visto persone brillanti e capaci di rimanere bloccate per anni perché si erano circondate di killer di sogni, persone che rispondevano all'ambizione con scetticismo, alla crescita con critiche, al successo con gelosia. Considera questo: se trascorri 5 ore al giorno guardando intrattenimento senza senso, scorrendo feed dei social media pieni di negatività o interagendo con persone che prosciugano la tua energia, sono 35 ore a settimana che programmano la tua mente per la mediocrità. Avevo un cliente che non riusciva a capire perché non potesse sfondare nella sua attività. Durante il nostro lavoro insieme, ho scoperto che trascorreva le sue serate con amici che si lamentavano costantemente dell'economia, dei loro lavori e di come il successo fosse solo per i fortunati o i privilegiati. Ogni sera assorbiva le loro convinzioni limitanti. Il suo ambiente stava avvelenando il suo potenziale. Fai un inventario della tua vita. Chi sono le 5 persone con cui trascorri più tempo? Quali contenuti consumi più regolarmente? Quali conversazioni dominano le tue giornate? Ora chiediti: queste influenze mi stanno elevando o trascinando verso il basso?
mi stanno spingendo verso la grandezza o mi stanno mantenendo a mio agio nella mediocrità. Non si tratta di abbandonare le persone in difficoltà, si tratta di riconoscere che alcune relazioni servono alla tua crescita e altre la soffocano. Alcuni contenuti espandono la tua mente e altri la restringono. Sii intenzionale nel proteggere il tuo spazio mentale. Circondati di persone che ti sfidano, ti ispirano e credono nel tuo potenziale, anche quando dubiti di te stesso. Nutri la tua mente con conoscenza, saggezza e prospettive che espandono il tuo pensiero. La tua mente è troppo preziosa per essere inquinata da influenze che non servono al tuo bene superiore. Capitolo 7. Incrollabile di fronte al fallimento. Il fallimento non è fatale, a meno che tu non lo renda definitivo. Il percorso verso qualsiasi risultato significativo è lastricato di fallimenti, momenti in cui i tuoi sforzi non hanno prodotto i risultati che volevi, quando il tuo meglio non era abbastanza, quando tutto sembrava crollare. Il filosofo stoico Seneca ci ricorda: a volte anche vivere è un atto di coraggio. Ho fallito più volte di quante ne possa contare. Ho lanciato prodotti che nessuno ha comprato. Ho tenuto discorsi in sale vuote. Sono stato rifiutato da editori, investitori e clienti. Ogni fallimento sembrava la fine del mondo in quel momento. Ma ecco cosa ho imparato. Il fallimento è un evento, non un'identità. È qualcosa che ti accade, non qualcosa che ti definisce. Ricordo di aver lavorato con un imprenditore che ha perso la sua prima attività dopo 5 anni in cui aveva investito tutto. Era devastato, convinto di essere un fallimento, ma nel rivedere cosa era andato storto, ha identificato 3 errori critici. La sua prossima impresa, costruita con quelle lezioni in mente, è diventata un successo multimilionario in 2 anni. I tuoi fallimenti contengono i semi del tuo successo, se hai il coraggio di imparare da essi. Quando fallisci, e fallirai se stai perseguendo qualcosa che vale la pena, non sprecare energia nell'autocommiserazione. Analizza cosa è andato storto, estrai la lezione, adatta il tuo approccio e prova di nuovo, più intelligente e più forte di prima. La resilienza non consiste nel non cadere mai, consiste nel rialzarsi ogni volta che cadi, spolverarti e fare un altro passo avanti. Consiste nel rifiutarsi di lasciare che battute d'arresto temporanee diventino ostacoli permanenti. Rimani indistruttibile di fronte al fallimento, ricordando questo: finché stai ancora provando, non hai fallito, stai solo trovando la tua strada. Pensieri finali. Il guerriero interiore. Sei più forte di quanto pensi, sei più resiliente di quanto sai. Sei fatto non per il comfort, ma per la grandezza. Le sfide che hai affrontato non erano destinate a spezzarti, erano destinate a rivelare il tuo guerriero interiore, la parte di te che rifiuta di arrendersi, che va avanti quando gli altri si ritirano, che crede quando gli altri dubitano. L'imperatore stoico Marco Aurelio scrisse: l'impedimento all'azione favorisce l'azione, ciò che ostacola il cammino diventa il cammino. Le tue lotte non sono state sprecate, ogni lacrima, ogni delusione, ogni momento di dolore ha scolpito forza nel tuo carattere, resilienza nel tuo spirito, saggezza nel tuo cuore. La persona che stai diventando attraverso queste prove è qualcuno che non può essere scosso dalle circostanze, qualcuno che non si limita a resistere alle tempeste, ma ne sfrutta il potere, qualcuno che trasforma gli ostacoli in opportunità. Questa forza non è solo per te, è per tutti coloro la cui vita tu tocchi. La tua resilienza ispirerà gli altri. Il tuo coraggio illuminerà i percorsi per coloro che sono persi nell'oscurità. Il tuo spirito incrollabile mostrerà agli altri cosa è possibile quando ti rifiuti di essere spezzato. Oggi segna un nuovo capitolo. Oggi rivendichi il potere che è sempre stato dentro di te. Oggi ti impegni a forgiare una mente indistruttibile, non perché la vita diventerà più facile, ma perché tu diventerai più forte. Ricorda, non è ciò che ti accade che definisce la tua vita, è come rispondi ad esso. Ora vai avanti con il cuore di un guerriero e la mente di un conquistatore. Sei nato per questo. Se hai trovato valore in questo messaggio, sicuramente vorrai dare un'occhiata a uno di questi 2 video.